C'è qualcosa di speciale nelle notti d'estate, vero? Le lunghe giornate si trasformano in serate calde e afose, ricche di possibilità. Per molti è il momento dei falò, delle nuotate notturne e della spensieratezza che accompagna le infinite ore di luce. Ma per altri, la luce che cala porta con sé un diverso tipo di possibilità, quella che emerge dalle ombre quando il mondo si acquieta. Stasera ci immergiamo in 3 storie vere, tratte dai ricordi agghiaccianti di chi le ha vissute. Quindi, guardate fino alla fine, perché queste storie vi faranno riflettere 2 volte su ciò che si nasconde dietro il bagliore della luce del vostro portico. Mi sono venuti i brividi quando ho trovato queste storie su internet. La nostra prima storia ci riporta a un'epoca in cui la fiducia era più facile da ottenere e il mondo sembrava un po' più sicuro. È successo a un 12enne in una cittadina tranquilla e modesta, un posto dove la gente non sentiva mai il bisogno di guardarsi le spalle. Avevo 12 anni. I miei genitori avevano appena iniziato a lasciarmi stare a casa da solo, un passo importante per un bambino. Vivevamo in questa città da cartolina, sapete? Strade tranquille, ampi giardini, vicini amichevoli. Mi sentivo al sicuro. Ecco perché si fidano di me. Un fine settimana sono usciti per la sera. Mi hanno lasciato dei soldi per una pizza, la massima libertà per un 12enne. Videogiochi, pizza, casa tutta per me. Era perfetto. Ero immerso nella mia terza partita a James Bond, Nightfire su PS2 quando finalmente mi è venuta fame. Ho chiamato Janis, la nostra pizzeria di quartiere. Ho ordinato una pizza semplice. Era a pochi isolati di distanza. Quando finalmente ha suonato il campanello, sono praticamente saltato giù per le scale, con $20 in mano. Mia madre mi aveva detto di lasciare $4 di mancia, una bella cifra per quei tempi. Il fattorino aveva un'aria un po' trasandata. Forse sulla trentina, barba incolta, occhiali, un cappellino nero da camionista. Mi ha consegnato la scatola, ha contato il resto e poi ha guardato oltre me, dentro casa, e l'ha detto, proprio così: sei solo qui? Era una domanda strana, persino inquietante. I miei genitori me l'avevano inculcato, diffidare degli sconosciuti. Così ho borbottato qualcosa di stupido tipo: i miei genitori stanno tornando a casa. Sapevo che me l'aveva chiesto perché non c'erano macchine nel vialetto e un bambino stava aprendo la porta. Ho preso il resto, ho chiuso la porta e ho cercato di scrollarmelo di dosso. Ne mangiai qualche fetta, incartai il resto e tornai ai miei videogiochi. Passarono ore. Dovevano essere circa le 23 quando il campanello suonò di nuovo. Pensai fossero i miei genitori, così corsi giù per le scale urlando: mamma, papà! Ma non erano loro. Una voce sconosciuta dall'altra parte disse: «Ehi, ho bisogno di aiuto. Devo usare un telefono. Ci parla?» chiesi con la voce improvvisamente bassa. Ripeté solo: «Devo usare il telefono». Non osavo guardare dallo spioncino. Ero troppo spaventata. Il mio istinto mi urlava di non aprire quella porta. Così iniziai ad arretrare lentamente, dirigendomi verso le scale, che erano proprio di fronte alla porta d'ingresso. Fu allora che bussò forte alla porta e lo sentii dire: «Aspetta, per favore, ho bisogno di aiuto». Mi si gelò il sangue. Mi vide. Doveva avermi guardato attraverso il vetro in cima alla porta. Mi voltai e persino nell'oscurità del portico riuscii a distinguere il contorno della sua testa. Mi stava fissando. Corsi su per le scale, dritto in camera dei miei genitori. L'unico telefono di casa al piano di sopra era lì. Armeggia con i numeri e chiamai il cellulare di mia madre. Rispose, probabilmente un po' brillante per la serata fuori. Ma quando le dissi: «C'è qualcuno alla porta che chiede di entrare», il suo tono cambiò all'istante. La sua voce si fece più forte, più preoccupata. Mi ha tempestato di domande. Gli ho risposto. Sapeva che ero a casa da sola. Le ho detto la verità. Poi mi ha chiesto se qualcuno potesse aver saputo che ero lì da sola. Ho pensato subito al fattorino delle pizze. Le ho detto che mi aveva chiesto se ero sola. Mentre lo dicevo, il campanello suonò altre 2 volte, forte e insistente. Dissi a mia madre, in preda al panico, che non se ne sarebbe andato. Lei mi disse di chiudermi a chiave in camera loro e di non uscire. Stavano chiamando la polizia. Mi tenne in linea mentre mio padre chiamava il 91 con il suo telefono. Dovettero uscire dal ristorante per avere un segnale chiaro. Era una notte d'estate, con le finestre socchiuse per far entrare aria. E dalla finestra della camera dei miei genitori lo sentii, il cancello sul lato della casa che dava sul giardino sul retro, che si apriva cigolando, lentamente, con discrezione. L'ho sussurrato a mia madre. Lei continuava a dirmi di stare zitto e di spegnere le luci. E se provassi a entrare dalla finestra della tana? Sregna, ho sussurrato. Lei continuava a dirmi di smetterla di parlare, che la polizia stava arrivando. Stavo iniziando a calmarmi, solo un po', quando lo sentii di nuovo. L'inconfondibile rumore di passi. Al piano di sotto. Qualcuno era dentro casa, che si aggirava. Ho sussurrato qualcosa a mia madre, in preda al panico. L'ho sentita urlare qualcosa nell'altro telefono. Probabilmente alla polizia. «L'uomo è dentro casa, sbrigatevi!» Mi disse di nascondermi sotto il letto. Per una 12enne
Fu il momento più orribile e irreale della mia vita. L'unica cosa che mi impedì di crollare completamente fu la minuscola serratura della porta della camera da letto. Poi dei passi salirono le scale. Erano vicino alla stanza di mia sorella, poi si affievolirono mentre pensavo che stessero perquisendo le nostre camere da letto. Mia madre continuava a dirmi che la polizia avrebbe forzato l'ingresso, di non muovermi. Poi i passi tornarono, nel corridoio, provenienti da questa parte. Raggiunsero la porta della camera da letto. Sentii la maniglia tremare, poi riprovare. Chiusa. Provarono ancora un paio di volte, come se questo potesse magicamente sbloccarla. Poi un leggero bussare alla porta, ma nessuno parlò. La maniglia tremò un'ultima volta prima che i passi tornassero indietro lungo il corridoio, poi giù per le scale, perdendosi sempre più dentro la casa. Ho cercato con tutte le mie forze di non scoppiare a piangere. Non ho nemmeno sussurrato al telefono, troppo spaventata per emettere il minimo suono. Alla fine, mia madre mi ha detto che c'era la polizia, ma di restare comunque lì. Mi aspettavo di sentirli sfondare la porta, ma invece, all'improvviso ho sentito diversi passi pesanti e un uomo che gridava il mio nome, presentandosi come un agente di polizia. Stavano salendo le scale. Mia madre mi diede il permesso di rispondere. Aprì la porta. 2 agenti erano di sopra, altri 2 di sotto. Non dovettero sfondare la porta d'ingresso perché quella sul retro era completamente socchiusa. Anche la finestra scorrevole era spalancata. Quello era il punto d'ingresso più ovvio. Ho dovuto raccontare loro tutto, compresi i miei sospetti sul ragazzo della pizza, con i miei genitori che ascoltavano al telefono. Stavano tornando a casa. Quando finalmente sono tornati, erano rimasti solo 2 agenti a prendere il rapporto. Hanno preso nota della mia descrizione del ragazzo della pizza e hanno detto che avrebbero indagato. La sera dopo, i miei genitori mi portarono da Gianni. Volevano che indicassi il tipo. Non c'era. Chiesero al direttore chi corrispondesse alla mia descrizione. Quello sarebbe Phil, disse, aggiungendo che Phil era fuori per una consegna. Quando i miei genitori gli spiegarono l'accaduto, lui si mise a ridere dicendo che non c'era modo che fosse Phil e ci disse praticamente di andarcene. I miei genitori, ovviamente, hanno fatto una scenata dicendo che non sarebbero mai più tornati. Abbiamo aspettato nel parcheggio per quasi un'ora, ma non si è mai fatto vedere. I miei genitori pensavano che il direttore lo avesse chiamato, sconsigliandolo. Chissà. Abbiamo provato con gli avvocati, ma senza prove concrete hanno detto che era una perdita di tempo. Non tornammo mai più da Gianni e passò molto tempo prima che i miei genitori si sentissero al sicuro, lasciandomi di nuovo a casa, da sola. Credo ancora oggi che sia stato il fattorino della pizza o qualcuno a lui vicino, perché chi altro avrebbe potuto sapere che ero a casa da sola quella sera? La nostra prossima storia ci porta nelle profondità della natura selvaggia, dove una casa da sogno si è trasformata in un incubo a occhi aperti. Quando sei a chilometri di distanza dalla civiltà, circondato solo dalla natura, il silenzio può essere assordante, ma a volte è ciò che rompe quel silenzio a farti venire i brividi. Quando ero adolescente, i miei genitori andarono in pensione e costruirono la casa dei loro sogni nel nord dell'Idaho, isolata. Nessun vicino per chilometri, solo una foresta fitta e sconfinata che si estendeva fino al parco nazionale. Questa casa era enorme. 2 piani, una palestra, un bar, un vero e proprio cinema nel seminterrato. Sembrava il paradiso. Perfetto, o almeno così sembrava. All'epoca uscivo con la mia ragazza del liceo. Una sera i miei genitori erano fuori, così la invitai a vedere un film. Eravamo completamente soli. Stappai una birra, ero minorenne, ma chi se ne importava. Andammo in sala cinema a vedere Il Gladiatore. Tutto era normale fino a circa metà film, forse verso mezzanotte. Un'opprimente sensazione di lotta o fuga mi ha colpito, all'improvviso. Il mio corpo percepiva qualcosa che il mio cervello non percepiva. Il cuore mi batteva forte. Continuavo a lanciare occhiate alle finestre scoperte dietro di noi, che si affacciavano sul bosco buio pesto. Non volevo spaventarla, quindi me lo sono tenuto per me. Anche quando la situazione si è un po' scaldata, non sono riuscita a scrollarmi di dosso la sensazione di essere osservata. Non sapevo da dove, ma lo sapevo. Dopo il film l'ho accompagnata alla sua macchina. La casa era di nuovo immersa nel silenzio più assoluto. Lei se n'è andata e io mi sono voltata per rientrare quando mi sono ricordata di aver lasciato le luci accese al bar, in piscina e nella sala cinema. Così sono tornata al piano di sotto. Per prima cosa ho spento le luci della sala cinema. Poi mi sono fermato. Il mio sguardo si è posato sulla grande finestra che dava sul cortile ed è stato allora che l'ho visto. Un uomo. Sembrava un senzatetto, capelli scompigliati, vestiti sporchi. Ma ciò che mi gelò fu la sua espressione.
Aveva il sorriso più grande e inquietante che avessi mai visto, con occhi spalancati e fissi che sembravano completamente sconvolti, e in mano un coltello. Lo picchiettava delicatamente sul vetro, ripetutamente. All'inizio ho pensato di avere le allucinazioni. Ho indietreggiato lentamente e sono andato al bar per spegnere tutte le luci. Quella stanza ha una porta scorrevole a vetri che si affaccia sul bosco. Ho premuto l'interruttore e ho guardato con orrore l'uomo che camminava tranquillamente dalla finestra alla porta. Sempre sorridente, sempre con lo sguardo fisso. A quel punto eravamo a meno di 30 centimetri di distanza, solo il vetro a separarci. Non ha cercato di entrare. Non si è mosso affatto. Mi ha solo guardato. Salii le scale senza dire una parola. Proprio mentre lo facevo, i miei genitori entrarono dalla porta principale. «Credo di dover andare al reparto psichiatrico o qualcosa del genere», dissi senza pensarci. «Giuro di aver appena visto un tizio con un coltello che mi osservava fuori». Mia madre impallidì. Gli occhi di mio padre si socchiusero. Senza dire una parola andò alla cassaforte, prese il fucile e uscì di corsa per controllare la proprietà. Chiesi a mia madre cosa stesse succedendo. «Ci sono state alcune effrazioni nella zona», disse. «Un tizio che vagava per i boschi cercando di entrare nelle case. La descrizione che hai dato corrisponde esattamente». Fu chiamata la polizia, ma non trovò nulla. Nessun segno di ingresso, nessuna impronta. Solo legno freddo e nero. Avrebbe dovuto essere la fine. Ma non fu così. Quella notte, mentre cercavo di dormire, sentii un leggero rumore di colpi sotto di me. La mia camera da letto era al secondo piano, proprio sopra la sala cinema. Sembrava metallo che picchiettava delicatamente sul vetro. Cercai di convincermi che non fosse niente, ma il rumore durò per ore. Questo accadde notte dopo notte, per settimane. A volte smetteva. A volte mi svegliavo alle 3 del mattino e lo sentivo di nuovo debolmente. Una notte mi sembrò persino di sentire dei passi sul tetto. Controllai le finestre ma non vidi nessuno. Eppure non riuscivo a scrollarmi di dosso la sensazione di essere perseguitato, osservato. Poi arrivò l'inverno. I miei genitori dovettero andare fuori città per qualche giorno. Erano ancora nervosi per quello che era successo, così prima di partire mi diedero un fucile. Avevamo anche un grosso Rottweiler, il cane più dolce che si possa incontrare, e completamente silenzioso a meno che non ci fosse davvero qualcosa. Una notte da solo a casa sentii dei passi lenti e scricchiolanti nella neve fuori, pesanti e decisi. Il cane si alzò, drizzò le orecchie e iniziò a ringhiare basso e profondo verso la porta d'ingresso. Poi iniziò ad abbaiare, feroce, forte, senza sosta. Lo faceva solo quando vedeva qualcosa di reale. Rimasi in silenzio. Non volevo che chiunque fosse là fuori sapesse che ero solo a casa. Non mi mossi. Poi bussarono. Lenti, sordo, provocatori. Non risposi. Quella notte dormii con il fucile accanto, la porta chiusa a chiave, le persiane abbassate, il cane ai miei piedi. La mattina dopo uscii e vidi qualcosa che mi fece stringere lo stomaco. Impronte umane fresche circondavano l'intera casa. Si fermavano a ogni singola finestra, come se qualcuno stesse cercando di guardare dentro, cercandomi. Ho seguito le impronte intorno alla proprietà e alla fine mi hanno condotto nella foresta. Le ho seguite per circa mezzo miglio prima che iniziassero a zigzagare, deviare, tornare indietro, come se chiunque le avesse lasciate stesse cercando di depistarmi. Sono tornato indietro. Qualcosa mi diceva che era una cattiva idea continuare. Quella notte il rumore dei colpi tornò, più forte questa volta. Sapevo che era lui. Aprii la porta, presi il fucile e uscii sul terrazzo del secondo piano. Accesi i fendinebbia che illuminavano il giardino sul retro. Eccolo lì, lo stesso uomo, lo stesso sorriso e gli stessi occhi spenti. Aveva di nuovo il coltello in mano, fissandomi dritto negli occhi come se potesse vedermi attraverso. Ho alzato il fucile e ho urlato: «Se non te ne vai, ti sparo un colpo». Non si è mosso, non ha sussultato, mi ha solo fissato, senza battere ciglio, sorridendo. Ho sparato un colpo di avvertimento in aria. Finalmente ho avuto una reazione. Ha barcollato un po', poi è indietreggiato lentamente nel bosco, sempre di fronte a me. È stato allora che ho deciso di liberare il cane. Corsi giù per le scale, spalancai la porta scorrevole e lo lasciai libero. Si precipitò nella foresta come un missile nero, abbaiando e ringhiando. Non l'avevo mai visto così aggressivo. Aveva un collare elettrico, quindi non poteva andare lontano, ma mi piace pensare che abbia scacciato quel tizio per sempre, perché dopo quella notte non l'ho più visto. La nostra ultima storia ci porta in un viaggio di primavera che si è rapidamente trasformato in un'esperienza terrificante. 6 amici,
in cerca di rifugio in una baita isolata, si sono ritrovati in un film horror realmente esistito, in cui il confine tra realtà e incubo si è fatto agghiacciantemente sottile. Questo è successo nel marzo del 2022, durante le vacanze di primavera, il mio secondo anno di college. 6 di noi, io, Matt, Chris, Tyler, Jess e Sara, abbiamo deciso di affittare una baita in South Carolina per qualche giorno, solo per staccare la spina. Niente scuola, niente stress, niente telefoni. Doveva essere uno di quei viaggi divertenti. La baita che abbiamo scelto era incredibilmente economica per le sue dimensioni. 2 piani, veranda avvolgente, 2 bagni, dichiarata su terreno privato vicino a un lago. Ma era molto isolata. Nessuna città per chilometri, solo circondata dalla foresta. Il proprietario aveva un forte accento, sembrava un po' fuori posto al telefono. Tutto quello che ha detto è stato: non addentratevi troppo nel bosco, c'è roba vecchia laggiù. Pozzi, recinzioni rotte, serpenti. Non vorrete perdervi. Ci abbiamo riso sopra, pensando che stesse solo cercando di aggiungere un po' di fascino spettrale del sud. Ma quando siamo arrivati non è stato divertente. Il viaggio è durato un'eternità. Il GPS ha smesso di funzionare un'ora prima del nostro arrivo. L'ultimo tratto di strada era solo sterrato e ghiaia, largo a malapena abbastanza per un'auto. Gli alberi si facevano più fitti man mano che ci avvicinavamo. Quando finalmente abbiamo visto la baita, siamo rimasti tutti in silenzio. Non sembrava come nelle foto. Era più vecchia, più sporca. Le finestre erano impolverate, le persiane penzolavano. C'era un leggero odore fuori, come di spazzatura vecchia e legno bagnato. Lo abbiamo liquidato, abbiamo fatto battute, abbiamo detto che aggiungeva carattere. Scaricammo, prendemmo le stanze e iniziammo a bere. La prima sera fu divertente. Grigliammo fuori, ascoltammo musica a tutto volume, giocammo a carte. Verso le 23 cominciò a fare freddo, così ci trasferimmo dentro. Fu allora che notai quanto fosse buio il bosco. Non solo buio notturno, intendo dire buio assoluto. Le luci della veranda si accendevano a malapena a pochi metri di distanza e gli alberi erano così fitti che sembravano incombere da ogni parte. Niente insetti, niente vento, solo un silenzio totale e pesante. Ci siamo addormentati verso le 2 del mattino. Avevo una delle stanze al piano terra, proprio accanto alla cucina. Piccola, solo un letto e una finestra che dava sul bosco. Verso le 4:15 mi sono svegliato, senza motivo. Ero completamente sveglio, come se qualcuno mi avesse dato un colpetto. Sono rimasto lì sdraiato per un secondo, con il cuore che batteva forte. Poi ho sentito tap tap tap. All'inizio ho pensato fosse il riscaldamento, ma poi si è ripetuto, continuo. Non metallico, non meccanico. Sembrava un rumore di dita. Ho guardato la finestra e c'era un uomo in piedi lì. Era premuto contro il vetro, il viso quasi a toccarlo. Pelle pallida, capelli arruffati, senza camicia. Fissava solo dentro. Aveva la bocca leggermente aperta, come se ci respirasse attraverso. Aveva gli occhi spalancati. Non ha sbattuto le palpebre. Non si è mosso. È rimasto lì fermo e ha picchiettato. Piano, lento, come se stesse cercando di prendermi in giro. Sentii il mio corpo bloccarsi. Poi il picchiettio si fece un po' più veloce. Sussurrai a Matt, che dormiva sul divano fuori dalla mia stanza. Ripetei il suo nome, più forte. Si svegliò, intontito, e mi chiese cosa volessi. Indicai solo. Lui guardò, vide l'uomo e balzò subito in piedi, rovesciando il tavolino. Questo deve aver spaventato il tizio, perché quando Matt accese la luce della veranda e corse fuori, se n'era già andato. Ci alzammo tutti. Le ragazze erano terrorizzate. Tyler cercò di convincere tutti che si trattava solo di qualche ubriaco del posto che ci stava prendendo in giro. Chris disse che forse era un cacciatore che si era perso, ma io lo sapevo. Era quel tizio che mi stava osservando. Non si era perso. Bloccammo le porte, spostammo il divano davanti alla grande finestra del soggiorno e facemmo a turno per rimanere svegli per qualche ora. Quella notte non successe nient'altro. La mattina dopo uscimmo. C'erano delle impronte nude, impronte umane che circondavano l'intera cabina. Si fermavano a ogni finestra, ognuna, persino quella piccola sopra la doccia al piano di sopra. Avremmo dovuto farla finita, avremmo dovuto andarcene, ma non lo facemmo. Eravamo stupidi e testardi. E restammo. La seconda notte è iniziata allo stesso modo. Drink, musica, braciere, ma l'energia era diversa. Tutti continuavano a guardare il bosco. Jess non beveva. Chris teneva il coltello da caccia alla cintura. Quando finalmente siamo entrati, abbiamo chiuso a chiave tutte le finestre e controllato 2 volte le porte. Verso le 3:30 del mattino, Matt è andato in cucina a prendere l'acqua.
Si è fermato in corridoio e mi ha chiamato. Mi sono alzato e l'ho visto lì in piedi che indicava. C'era qualcuno in cucina, l'uomo di prima, ma questa volta era dentro, era nudo, ci dava la schiena, coperto di lunghi graffi dall'aspetto sanguinante. Era in piedi davanti al frigorifero, fissandolo come se non sapesse cosa fosse. Fece un movimento lento e ondeggiante, come se si stesse dondolando sui piedi. Matt non parlò, si limitò a indietreggiare. Ci radunammo tutti in silenzio all'ingresso del corridoio. Io avevo un temperino, Sara aveva l'attizzatoio. Chris afferrò una delle gambe della sedia che aveva rotto prima, cercando di fare il simpatico. Accendemmo la luce. L'uomo se n'era andato. La porta sul retro era spalancata, ma non era rotta, non era stata forzata, era solo aperta. Partimmo 20 minuti dopo. Nessuno protestò. Prendemmo solo l'essenziale: portafogli, chiavi, telefoni, e guidammo attraverso il bosco finché non trovammo abbastanza segnale per chiamare lo sceriffo. Quando incontrammo la gente in un ristorante lungo l'autostrada, non sembrò affatto sorpreso. Chiese se qualcuno si fosse fatto male, poi disse: «Sì, abbiamo avuto qualche problema con la gente che si accampava in quei boschi. Non sempre è a posto». Abbiamo cercato di spiegare. Non era solo un senza tetto. Quest'uomo ci osservava. È tornato 2 sere di fila e aveva una chiave, o in qualche modo era entrato. La gente ha semplicemente annuito come se l'avesse già sentito. Quando abbiamo menzionato il proprietario, la sua espressione sembrava quasi implicare che lo conoscesse. L'annuncio della baita è scomparso pochi giorni dopo, completamente cancellato da ogni sito di affitto. Non abbiamo mai ricevuto risposta, non abbiamo mai ricevuto una chiamata, non ci è mai stata restituita nemmeno la caparra. Ma quella faccia, il modo in cui mi guardava attraverso la finestra, la vedo ancora a volte quando mi sveglio di notte. Non parliamo più molto di quel viaggio, ma per quanto ne so, nessuno di noi è più tornato in South Carolina da allora. 3 storie vere, 3 normali notti estive trasformate in straordinari incontri con il terrore. Ciò che rende queste storie così agghiaccianti non è solo la paura, ma la violazione della sicurezza, la consapevolezza che qualcosa di invisibile, sconosciuto o forse fin troppo umano fosse là fuori a osservarci. Hai mai sperimentato qualcosa di inspiegabile in una notte d'estate? Raccontacelo nei commenti qui sotto. E ricorda, tieni le porte chiuse a chiave, le finestre chiuse e fidati sempre del tuo istinto, perché non si sa mai cosa potrebbe riservarti la notte. Concludo qui. Ho anche realizzato altri video in inglese in cui parlavo di storie terrificanti. Potete attivare i sottotitoli in italiano per guardarli. Inoltre iscriviti al canale per scoprire altre storie dell'orrore.